Allora Heidegger, allievo di Husserl, prende il concetto sostanzialmente centrale della filosofia di Husserl, la fenomenologia, in particolar modo il concetto di esistenza, di esperienze vissute, e lo elabora in maniera molto diversa. Il suo Essere e Tempo del 1927, testo centrale, si concentra in maniera particolare sull'esserci Dasein. L'esserci che cos'è? È un concetto che va analizzato staccando i due termini, il ci, il da, dal sein, dall'essere. Si riferisce all'ente uomo gettato nell'essere. L'ente uomo è sempre in situazione, sempre in Befindlichkeit, è sempre nel mondo, gettato nel mondo, nel quale vive un rapporto, diciamo, di cura, di utilizzabilità, di commercio delle cose. L'ente uomo gettato nell'essere è, per sua stessa natura, progettualità e quindi trascendenza. Ogni progetto è proprio per sua natura una trascendenza, un andare al di là. Il rapporto dell'ente uomo nell'essere è un rapporto che presuppone una visione ambientale preveggente, cioè fondamentalmente l'uomo all'interno del mondo attribuisce significati alle cose, agli enti, in maniera, diciamo così, usando un termine non corretto, ma per capirci preventiva, automatica, insomma, no? Il rapporto dell'ente uomo nell'esserci viene definita una vita inautentica, ma non è un giudizio di valore, non è un giudizio di valore, è una fotografia, quella che Essere e Tempo dedica all'esserci, diciamo, appunto fotografica, un'analisi fotografica di un rapporto. È un rapporto di impersonale, perché fondamentalmente questa progettualità, questa utilizzabilità, questo essere con gli altri è, come dire, questa immersione dell'ente uomo nell'essere fa dimenticare sostanzialmente all'ente uomo la domanda delle domande, cioè che cos'è l'essere. Questo rapporto fa precipitare l'ente uomo tra le cose, un rapporto di deiezione, cosa tra le cose, è un rapporto di chiacchiera dove ci si parla si parla per parlare, si parla per capirsi, si attribuiscono significati alle parole per comprendersi, per parlarsi. Più la parola ehm, come dire, viene compresa, più viene utilizzata, ma lo stesso, quindi acquisisce autorevolezza, si espande, ma più viene utilizzata, più acquisisce autorevolezza, meno dice, più ci si allontana dall'origine della parola. L'ente uomo adora, ama parlare per parlare, ama la chiacchiera, perché così appunto è sempre in situazione, quindi è curioso. Il concetto di curiosità heideggeriano è un concetto appunto che fa sì che, cioè che spiega l'atteggiamento dell'uomo che vuole vuole saper parlare su più cose possibili, per cui vuole acquisire significati, poterli maneggiare, poter esprimere, poter comprendere. Il punto è che poi dopo si cade nell'equivoco, cioè ci si allontana sempre di più dall'origine della parola, del detto, a cui nessuno più, cioè a cui non interessa più assolutamente a nessuno, ammesso che abbia mai interessato a qualcuno, e fondamentalmente la chiacchiera e la fotografia, e Heidegger non aveva visto chiaramente la società contemporanea, figuriamoci, ma l'aveva come i grandi geni, come dire, anticipata, figuriamoci oggi cosa direbbe, no? Ma insomma fondamentalmente è un'analisi universale. La distinzione classica tra il primo e il secondo Heidegger è una distinzione tutto sommato che non mi convince.
perché già in Essere e Tempo c'è l'essere per la morte, cioè la vita autentica. Che cos'è l'essere per la morte? È la visione preveggente fondamentalmente della morte, cioè quindi del niente. Quindi questo rifugire fondamentalmente dalla vera essenza dell'essere già c'è in Essere e Tempo. Chiaro che poi però, da partire da Cos'è metafisica, uno splendido libretto del 1929, diciamo la concentrazione di Heidegger è assolutamente più sull'essere. Questo sì, ma non c'è un primo e un secondo Heidegger come una cesura, diciamo, netta, a mio avviso. E che cos'è l'essere? Beh, appunto, in Cos'è metafisico è tutto spiegato in maniera chiara, mentre la paura è una paura di qualcosa di specifico, c'è un'adesione, una situazione ben specifica, no? E quindi è parte proprio costituente del rapporto dell'ente uomo con l'esserci. L'angoscia è qualcosa di indeterminato. Anche qua torna Kierkegaard, attenzione, il rapporto con Kierkegaard. L'angoscia è qualcosa di indeterminato che però come dire, scuote profondamente, e quando dice Heidegger, torniamo a stare bene, cioè fondamentalmente l'angoscia è andata via, questa indeterminatezza è andata via, però no, è ancora sudati, ci guardiamo allo specchio, però questo niente che era, se stavamo così male, eravamo così, c'era l'angoscia, evidentemente c'era. E allora l'angoscia è quel sentimento che va indagato, perché è quel sentimento che, a differenza della paura, ci mette in rapporto con il niente, niente. Oppure Heidegger scrive Sein con la croce, no? Cioè con l'assenza di ente, con il nascondimento, con l'occultamento. Ecco, e quindi i testi degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50 in Heidegger si concentrano proprio sul rapporto fondamentalmente tra l'essere e l'ente uomo, che l'ente uomo non ha nessuna possibilità di stabilire significati, di legiferare o di comprendere in maniera definitiva l'essere o di attribuire significati. Può ascoltarlo, questo fa, può ascoltarlo, ecco, può ascoltarne le manifestazioni. Quindi c'è un'inversione di rapporti profonda anche rispetto, come dire, a Husserl. Prima ho sottolineato all'inizio un rapporto di, come dire, con il maestro Husserl, la fenomenologia chiaramente, no? Quindi come per Heidegger una forma, la forma vera dell'ontologia, ma in Heidegger è l'essere, e l'essere che si manifesta. E quindi l'uomo perde sostanzialmente la sua capacità di, diciamo, attribuzione di significati o di definitiva comprensione, ma come dire, è quello che si può interrogare, però. È quello che si deve ritornare a porre, la domanda che solo i grandi greci si erano posto con estremo coraggio, cioè che cos'è l'essere? E quindi l'invito di Heidegger è tornare a Parmenide, ad Eraclito, ad Anassimandro, e in questo senso diciamo attribuisce, come dire, anche allo stesso Parmenide, ma insomma ai primi filosofi, in particolar modo Parmenide, ecco, come dire, un'interpretazione diciamo che viene spesso diffusa anche dai manuali, non pertinente per Heidegger. Cioè, per i greci la verità è aletheia, disvelamento, ma il disvelamento porta con sé anche il termine velamento. Ecco, questo conflitto tra disvelamento e velamento è come dire, una lotta, no? Una polemos connaturata nel rapporto con la verità. Cioè Heidegger critica duramente l'idea di veritas e di falsità, no? Cioè questa visione manichea tra certezza, certitudo, visione e come dire, non essere.
non è, dice, questa la strada indicata dai grandi greci, da Parmenide, da Eraclito, da Anassimandro, cioè la visione è, l'essere è disvelamento. Ecco, e allora aletheia, e allora è questa la strada, far indagare le manifestazioni di questo essere occulto, come dire, inevitabilmente nascosto, direbbe Levinas, vai abbastanza nascosto, no, vero? È abbastanza clandestino, direbbe Levinas, no? Indagarlo, ascoltarlo. E quali sono le case dell'essere? Le case dell'essere sono diverse, il linguaggio, chiaramente, casa centrale per Heidegger, che va, direbbe, dirà, anzi più avanti, Derrida, decostruito, fatto parlare, fatto bussare. Non sono le attribuzioni dei significati, ma bisogna far parlare le parole, no? Scomporle, ricomporle, da tanti punti di vista, a partire da quello filologico, ma non solo, no? Ecco, il linguaggio è una casa dell'essere dove l'essere ama manifestarsi, e così come l'arte, chiaramente, l'arte per Heidegger, anche qui, è una installazione dell'essere, no? È un'apparizione, no? È un evento, ecco, e quindi si installa, il tempio greco si installa dalla terra, prorompe e, come dire, in questo suo installarsi, questo suo manifestarsi, dalle oscurità della terra, come dire, fa emergere il vento, la sabbia, il sole, no? Ed è lì, chiaramente, Heidegger per l'arte contro, ovviamente, il processo di museificazione, no, dell'arte. E poi centralissimo anche il discorso della tecnica, no? La tecnica come dire, un elemento oltretutto molto attuale, una casa importantissima dell'essere, con un duplice significato. Perché? Perché mentre per gli antichi, diciamo, la tecnica era un far emergere, no, dall'argilla un vaso, no, da una materia un nuovo elemento, per la tecnica contemporanea, no, è un Gebirg, un Gestalt, è un piedistallo, un grande porre tecnico, no? In cui tutto è tecnica, no? E allora l'uomo, come dire, la tecnica può essere una fonte di illusione, di asservimento, se l'uomo si, come dire, fraintende, pensa di essere lui il padrone della tecnica, della strumentazione, vero, eccetera. In realtà non è così, perché l'ente uomo non è padrone di nulla, sostanzialmente. La tecnica però può essere anche, ed è questa la cosa più interessante, elemento di manifestazione dell'essere. Perché? Perché la tecnica è appunto il padrone, non è l'uomo che lo è. E quindi cosa fa la tecnica di così interessante per Heidegger? Velocizza, rompe metafisiche, rompe confini, come dire, no? E quindi svuota significati. E quindi è una delle case dell'essere in quanto niente, niente. E allora proprio in questo senso va indagato, no? Ecco, chiudo suggerendovi la visione di un cineasta heideggeriano, un grande cineasta heideggeriano, Terence Malick, insomma, che nei suoi film molte volte pone proprio al centro, diciamo, della sua indagine, proprio le manifestazioni, la radura, questa indeterminatezza che, come dire, possiamo sentire che si manifesta, ad esempio, nella luce, nei riverberi delle luci
di luce tra i rami, tra gli alberi, tra le foglie. Guardate Malik, anche per capire meglio Heidegger.